Adesso andrò a mostrarvi come realizzare delle pellicole sottilissime di frutta o di verdura utilizzando gastro per realizzare una purea di base e successivamente dry per la fase di disidratazione. Quindi vi dicevo purea di frutta o di verdura perché il protagonista può essere quello che volete, in questo caso sono delle carote con un bel colore acceso, carote lessate precedentemente, poi abbiamo dello zucchero a velo, dell'isomalto e del glucosio in polvere. Quello che devo fare adesso servendomi di gastro è semplicemente ottenere una purea bella fine che porterò a 80 gradi, andrò a mixare a media velocità e poi a passare al setaccio. Ho impostato velocità 6, una temperatura di 80 gradi in cui indicativamente andremo a sciogliere gli zuccheri. Facciamo partire. Dopo aver ottenuto la purea di carote con gastro, l'ho passata prima ad un colino cinese per far colare via l'acqua in eccesso e poi ad un setaccio fine per ottenere una purea ancora più liscia. L'ho messa in un biberone e adesso andrò ad dressarla su di un tappetino in silicone con uno stampo, sempre creato con un tappeto in silicone. Qua, come sempre, ci si può sbizzarrire completamente con le forme. Più difficile andare a mano libera e creare un foglio di spessore uniforme, quindi meglio utilizzare una guida come in questo caso. Adesso andrò a dressare delle piccole quantità di composto e a stendere con una spatola. Ho steso il composto di carote utilizzando lo stampo e adesso siamo pronti a iniziare il processo di essiccazione. Dry è già acceso, in questo momento abbiamo coinvolta tutta la camera perché non ci serve fare diverse temperature, diverse tempistiche e diversi flussi d'aria. Ho tolto anche la teglia che fa da separatore tra le due camere in modo da averla tutta a disposizione e qua io potrei andare a inserire fino a 9 teglie. Esistono anche dei fratelli maggiori di Dry che possono contenere 19, 29 fino a 39 teglie. Aumenterà anche il numero di ventole, che in questo caso sono 2, in modo da poter gestire sempre la funzione grado per grado e split anche in un macchinario più grande. Adesso andiamo a impostare Dry, quindi premo Start and Stop per passare all'impostazione di temperatura, che in questo caso è di 45 gradi. Possiamo salire tranquillamente fino a 90 gradi sulla base della preparazione che dobbiamo realizzare. Sempre con il tasto Start vado alla fase successiva, quindi impostazione del tempo, in questo caso 48 ore, 2 giorni. Possiamo arrivare fino a 120 ore di disidratazione continua. Premo di nuovo Start. I minuti non mi interessano, imposto un flusso di velocità 6 che è un flusso medio, vi ricordo che le velocità vanno da 1 a 10, premo di nuovo Start e Dry è partito. In questo caso dopo 48 ore ci indicherà con un timer che il processo è finito, così che possiamo andare poi a spegnere manualmente la macchina. Ecco qua il risultato delle nostre pellicole che sono completamente disidratate ma sono rimaste comunque morbide e lavorabili, quindi in questo caso possono essere per esempio arrotolate per essere servite come entrée o come pre-dessert, per esempio nel caso di un frutto. In questo caso avevo anche una purea di barbabietola con cui ho ottenuto delle pellicole di colore rosso. Anche qua il limite è dettato soltanto dalla vostra fantasia e dalle sperimentazioni che sarete in grado di fare con Dry.